Finalmente ci siamo, 20 gennaio 2018, in partenza per Valencia. Oh, come ci sta bene qua. Finito il pranzo sono tornato su in camera dove ho un paio d'ore e queste ore le dedicherò a preparare i video che girerò domani. È da un po' di tempo che studio questo video perché è un'occasione talmente unica e talmente speciale che voglio sfruttarla al meglio. Ho già in mente l'idea, ho già preparato il testo e adesso si tratta solo di decidere finalmente quale traccia musicale utilizzare e preparare la scaletta delle riprese di domani. Ok, finito di preparare, non tutto, quasi. Ora si sale sul mega pullman e si va alla conferenza stampa. Wow. Siamo qui seduti per... Oh no! Devi venire a fare i casini perché Come ha fatto a rompersi? Si sarà rotto. Cosa si stava di Ho fatto un disastro. Sorry. Ho fatto un piccolo danno, ho rotto il bicchiere. Vabbè, stavo dicendo che... Raga, siamo arrivati a cena, ho trovato il gadget del secolo. Sono troppo contento. È un bambino felice. Non ero toccato con sti video. Non ascoltate lui, non è bravo a guidare. No, ma c'è... è personalizzato. Bellissimo. Bene, schianterò anche questo. Io devo fare i miei più sinceri complimenti a Ducati per come ha organizzato questa... Al di là della conferenza stampa e della cena, davvero top, soprattutto fatte in grandissimo stile. Sulla mia chiavetta mi hanno appena dato 17 minuti di materiale in Full HD di riprese statiche della moto, dei dettagli, drone della pista, riprese in slow motion, cioè... Mi hanno dato una quantità di materiale ultra professionale già pronto. Questa è una figata pazzesca, perché così domani io posso concentrarmi sulla guida e sul girare solo le mie clip. Bene, vado nonna. Briefing finito, tra poco si parte. Primo turno! Si sta per entrare, io sono nel secondo gruppo. Sembra di stare da una parte.
Però Luna Park di quelli fighi. Che figata. Guarda lui come se la ride. Calma, calma. Sono tutti in pressione, troppi agitati. È un aereo, cazzo. Wow, che bestia, non ho più salivazione, non mi esce proprio più saliva. La cosa a cui devo abituarmi è che essendo abituato al pompone, quindi un bicilindrico che devi cambiare a giri bassissimi, qui suona un po' come il pompone, però è un V4, cioè cambia 15.000 giri qua. E io sto continuando a cambiare a 10, quindi fai te, quanto ne manca ancora? Bella, bellissima. Sto iniziando a prenderci confidenza. È facile come moto, ti permette davvero tanto. E ora a un certo punto vorrò provare a aprire tutto nei curvoni, perché questa moto ha un sistema di controllo del traverso. In pratica con quel sistema attivo tu apri tutto con la moto mezza piegata e la moto si intraversa e sta lì. Solo che sei ai 200 all'ora, quindi chiaramente adesso si mangia, 3 ore di pausa, il tempo di ripigliarci e poi si ricomincia a dar gas. Questa è l'Hospitality Ducati, che è la stessa che usa nel MotoGP. Allora, cosa ci c'è da mangiare oggi? Penne alla matriciana, Sì? fusilli, patate, fagiolini e pesto. Oh la madonna. Noi dobbiamo andare in moto oggi. Allora basta, a posto. No. Filetto di maiale, patate al forno. Ma ce l'hai in cestino che mi porto a casa qualcosa? Certo. Passa in cestino. Un grosso grazie comunque va a loro, perché nell'arco di 2 ore la pausa pranzo hanno cambiato le gomme a tutte le moto. Tutte. Eccoci, finito il turno con la versione kittata. Allora, c'è il fiatone? Non riesco a parlare. Sì, c'è una certa età. Oh, che prima di entrare mi fa guarda che è in aereo quella lì Eh sì. Porca troia. La differenza si sente, ma secondo me sono le gomme che fanno una differenza davvero Abissale. abissale. Avevamo sulle slick, adesso su questa è... Cioè tu metta curva, giù tutto. Bisogna essere capaci Sì. a guidare le gomme slick. Quello che dice cazzate è lui, Ma Igor. non è vero, ma loro erano qua a far girare i motorini, hanno portato i motori. Era quelli che ci portavano da bere, dai, non raccontate male. C'ha uno che va in giro con la tuta di Spider-Man. Lui è Igor di Superbike Italia, numero 1, seguitelo. Posso dire perché scrivo anch'io? Nel senso... No, No. Ah, ok, niente, non detto. Due ruote. Tutto uncinetto. Due Tutto ruote, uncinetto. due ruote. Finita la pacchia, la giostra ha chiuso. Tutte le moto adesso sono da sistemare, gommare, eccetera, eccetera. Che bello, bellissimo, un'esperienza indimenticabile. Sì, però, cioè, io non posso lasciare sto bordello ogni volta. Appena tornato in hotel sono distrutto a pezzi. Comunque lì sto scaricando tutto il materiale. Ora mi lavo, mi faccio una doccia, andremo a cena e poi notte su a montare video. In teoria abbiamo una cena in un ristorante stellato stasera, però siamo saliti in un ascensore. Sono partito convintissimo pensando che fosse un'oliva, ma mi dicono che non è un'oliva. Formaggio di capra. Oddio, buonissima. Bene, è mezzanotte, la situazione è che tutti
tutti i giornalisti e tester sono lì giù a bersi un meritato cocktail, però non sono l'unico che si fa la notte in piedi a montar video, perché se entriamo nella sala Ducati sono tutti qui dentro a lavorare. Cosa fate di bello qua? Guardiamo un paio di film, un po' di YouTube. Qui si selezionano le riprese video della giornata. Ok, sono le 3, ho montato quasi tutto il video, ma purtroppo un plugin che ho installato sul Mac per far funzionare la telecamera 360 non funziona. Quindi dovrò finire il montaggio a casa. Io volevo a tutti i costi pubblicare questo video domattina, ma non riuscirò a farlo. Quindi adesso mi metterò a dormire, cosa molto difficile perché ho bevuto 3 Red Bull, quindi vedo i draghi. Ok, ho sentito la sveglia, ma come al mio solito l'ho stoppata e mi sono rimesso a dormire. Era un quarto d'ora, devo essere giù. E in tutto ciò bisogna ringraziare quest'uomo, Giulio Fabbri, che è colui che ha reso tutto possibile. Ma non solo per questo, perché voi non avete idea di quanto io ho rotto le palle in questi 2 giorni tra no, mi servirebbe quella ripresa, mi servirebbe quella foto, dai me la dai stasera che monto il video. Siamo riusciti a fare tutto? Tutto. Bene. E lui sempre sì, tranquillo, sorridente, preciso, non ho parole. Grazie. Grazie a te. Grazie di è stato un cuore. piacere. Tra l'altro qualcuno forse di voi lo conosce. Dai, ho fatto per qualche anno l'inviato alla Superbike per Motosprint, quindi diciamo che qualche pilotino vero me lo sono visto. E gli dà anche del gran gas, perché arriva lì tranquillo, no sai, eri girato, ho provato a panigale, poi tira fuori la foto col gomito a terra e dice oh ma... Sono bravi fotografi, sono sempre Giusto. bravi fotografi. Sempre. Bene, grazie Giulio. Grazie a te, è stato un piacere. Ciao, buon Ciao, lavoro. alla prossima, buon rientro.